Vediamo un po' il prossimo ospite qui al Caffè 900, quale storia bellissima ci porta e ci racconta. A Cinisello Balsamo ha sede un'azienda che si chiama Sim Engineering e allora sono venuti a trovarci due rappresentanti, due esponenti. Questa sera con noi Edgardo Mariani, grazie, buonasera, benvenuto, e Giampaolo Mariani. Buonasera, grazie anche a lei. I due rappresentanti, i due esponenti appunto di questa Sim Engineering. E sono anche una famiglia, poi questo è bello dirlo, quel capitalismo italiano legato alle famiglie, no? Legato alla familiarità. Con Edgardo Mariani vorrei vedere un po' questi 30 anni di storia, che sono davvero tanti. Sono tanti e sono pochi, che 30 anni passano in fretta se si fa qualcosa che è piacevole. Sono volati. Sì, esattamente. Diciamo che 30 anni fa desideravo fare qualcosa di mio da portare allora con tanta ambizione nel mondo. Cosa stava facendo prima? Prima avevo un'azienda di motori elettrici, però la cosa mi divertiva sì e no. Quindi era già imprenditore, ma in un settore sì, diciamo non del tutto simile. Certo, diciamo che dopo un po' di tempo ho pensato bene, visto che il mercato lo permetteva, di fare qualcosa di nuovo, sempre allacciato al motore elettrico, e ho fatto questa pompa ad alta pressione che ha dato inizio un po' a tutto. Era diciamo un brevetto, una novità sì, in quel momento? Certo, è stato un brevetto fatto subito, io ho qualcosa come 7 brevetti su questo pompante, di cui 2 a livello internazionale, che ancora oggi naturalmente porto avanti, certo. e man mano studiamo sempre tutto. Fatto questo ho pensato poi come portare avanti portando tecnologia, e ringrazio mio figlio che è venuto a far parte certo. dell'azienda. Ecco. Giampaolo Mariani, sì. Voi fate pulizia industriale, ma non soltanto, perché è un settore piuttosto ampio il vostro. Sì, il settore è molto ampio, infatti il prodotto principale è una pompa ad alta pressione per acqua, che detta così forse è qualcosa anche un po' di annoiante. Questa pompa però poi può essere utilizzata per tante cose. La prima, diciamo, e poi come è nata poi la SIM, era nel settore della pulizia ad alta pressione, un po' come si possono vedere l'autolavaggio, piuttosto che nel settore edile per pulire i mezzi di lavoro. Certo. Da qualche anno a sta parte, ormai più di 10, si è poi diversificato in un altro business che è principalmente quello dell'umidificazione e del raffrescamento adiabatico. Cosa vuol dire? Praticamente queste pompe prendono l'acqua normale del rubinetto, la spingono e l'amplificano in altissima pressione, quindi oltre i 70 bar, quindi quasi più di 20 volte, 30 volte quello che è la pressione normale. L'acqua viene nebulizzata. Per un processo chiamato adiabatico, questo non l'abbiamo inventato noi, è fisica, certo. L'acqua quando evapora sottrae calore all'esterno. Sottraendo calore chiaramente raffresca, quindi abbatte chilocalorie. Questo è un po' il principio. Chiaramente la nebulizzazione ad alta pressione risulta essere non bagnante, quindi è praticamente molto secca. Certo. Quindi quello che si avverte è un refrigerio, è un microclima abbastanza, non dico perfetto, ma positivo per le persone. Comunque umidificato, ecco. Assolutamente. Molto umidificato. E immagino che questo, voi lavorate a livello internazionale, eh? Al 90% ecco. sì. Quindi immagino che soprattutto in certi paesi dove il clima è molto secco questo sia importantissimo. Ma infatti noi lavoriamo con paesi del Medio Oriente, tipo Dubai, Emirati Arabi, in generale anche paesi mediterranei, quindi Maghreb, Spagna, Francia, un po' dove quando abbiamo estati molto calde e all'esterno, ad esempio, non si può installare un sistema d'aria condizionata all'esterno di bar e ristoranti, questo è un prodotto che ha la sua giusta collocazione. Edgardo Mariani, insomma in questi anni lo sviluppo è stato veramente vertiginoso, cioè chissà se si immaginava uno sviluppo di questo genere all'inizio. Onestamente non pensavo a questo sviluppo, anche perché sempre l'azienda ha amplificato, diciamo, questo mio primo prodotto che è il cuore di tutto quello che stiamo dicendo, credendo anche nel prodotto naturalmente, investendo non poco sotto l'aspetto aziendale, portandolo anche non solo a un raffrescamento ma a un'umidificazione a livello industriale. Questo sta a significare che dove c'è stampa, dove c'è necessità di umidità controllata, è stato perfezionato tutto questo anche grazie sempre al team che abbiamo all'interno,
abbiamo creato anche questo, sempre con tecnologia proprietaria, qualcosa che faccia il controllo di tutta la zona, sia in umidificazione, sia in temperatura che in umidità. Tenendo un esempio, non so, potrei fare Samsung nel settore delle schede elettroniche per togliere il corrente elettrostatica, o anche tante altre diverse applicazioni. Non pensavo mai che potevamo arrivare a tanto e continuiamo a lavorare, continuiamo a vedere di portare avanti questa tecnologia. Giampaolo Mariani, lei è responsabile delle vendite dell'estero, è più ricettivo che non l'Italia forse questo mercato? No, non posso dire ricettivo, diciamo che noi un po' per, ahimè, gli avvenimenti degli ultimi anni in Italia non positivi, è stata una scelta, io posso dire quasi obbligata, andare su mercati diversi. E quindi il volano si è creato e si è investito, i budget che avevamo a disposizione anche in termini di fiere sono stati tutti investiti in paesi esteri dove per fortuna anche abbiamo trovato una cultura predisposta a questo tipo di prodotto. Non facile però, anche perché c'è stato molto scetticismo. Quando io mi ricordo facevo le prime chiamate, dicevo noi raffreschiamo con l'acqua, mi prendevano per un matto. Poi invece cercando di fargli capire il prodotto com'era, devo dire che pian piano le cose sono andate salendo. Il mercato italiano secondo me è ancora un mercato, ed è un mercato molto ricettivo. Diciamo che siamo pronti, lo saremo a breve anche per poter vendere i nostri prodotti anche nel paese nostrano. È solo una questione di tempo. Certo, magari è una questione di maturità anche poi del mercato fondamentalmente. Di maturità, Edgardo, invece voi ne avete tanta e credo che questa esperienza sul mercato, nel commercio poi abbia un peso effettivamente. Sì, fermo restando che tutti i giorni dobbiamo sempre stare attenti e ascoltare cosa ci chiede il cliente, perché la nostra è qualcosa di sartoriale che facciamo al cliente, per l'esigenza del cliente. Ecco, questo è molto importante, cioè una proposta comunque customizzata su misura. Esatto, proprio customizzata al 100%. Non è un impianto che prende Caio, Tizio e Sempronio, è intercambiabile, no, questo non esiste perché entrano in fattore tecnico, l'aria come gira, la temperatura che c'è in ambiente, gli spazi che si hanno, le cubature che si hanno, cioè è qualcosa veramente sartorialmente fatto solo per il cliente. Non più tardi di un mese fa a Bratislava abbiamo fatto ad esempio l'umidificazione nella sede della Volkswagen dove devono umidificare dove c'è le carrozzerie per poter togliere tutto il pulviscolo dalla carrozzeria prima che entri nel forno. C'è stato uno studio ben preciso naturalmente. Questo è quanto, insomma, è un esempio classico. Certo, più tipico diciamo di questo segmento poi che, sì, avete, certo. che avete cavalcato e insomma non è stato facile, Giampaolo, affermare sul mercato questo tipo di prodotto, proprio come diceva lei prima, perché sembra quasi che proponesse alle persone di farsi una doccia. No, non è quello, No, è una tecnologia molto avanzata. Ma sa quante persone mi dicevano ma come l'acqua e poi mi bagno i capelli e il reparto produttivo e poi le persone che lavorano per me non vengono più, e quindi lo scetticismo ce n'è stato tanto. Infatti grazie a video, grazie a un grande sforzo marketing e di visite, io mi ricordo sempre le prime volte si andava con una valigetta demo, con dentro una piccola pompa stilizzata, 4 ugelli, per far capire che cosa stavamo parlando e da lì abbattere quel muro. Ma una volta abbattuto il muro e fatto capire che questo prodotto poteva funzionare bene, benché avveniristico, non dico che è stato semplice, però c'è stato veramente un percorso in salita, sia come vendite che come numero clienti e come anche clienti istituzionali, perché in Italia, io prima non l'ho menzionata, ma noi abbiamo raffrescato la metropolitana di Milano, l'aeroporto di Malpensa, di Linate, quindi grosse entità anche. Per il futuro, Edgardo, abbiamo cominciato da lei con il passato, chiudiamo con lei con il futuro. Che cosa c'è per la vostra azienda? Tengo a precisare che per la nostra azienda per il futuro ci sono i miei figli, prima cosa, perché la passione che ho nel mio prodotto sono riuscito anche a trasferirlo a loro, questo è un bene. Credo che grazie a loro già negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante e sono convinto che sempre grazie a loro, perché
perché hanno qualche marcia in più, credo. I tempi passano, sono aggiornati, sono quasi convinto che tutti i giorni noi abbiamo investimenti da fare, non dettato da Edgardo Mariani, ma dettato dai miei figli, certo, che mi dicono va il bene, seguito. Bene, 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 bene. Grazie allora a Edgardo Mariani, grazie per essere stato con noi. Prego. Grazie anche a Giampaolo Mariani. Grazie a voi. Loro sono Sim Engineering di Cinisello Balsamo, eccoli, padre e figlio. E la capacità commerciale, la capacità di far comprendere il proprio prodotto, il proprio servizio è forte e importante anche nel prossimo ospite.